Questa è la zuppa inglese, un dolce cremoso, colorato e profondamente italiano. Eppure, dietro il suo curioso nome, si nasconde una storia affascinante. Prepariamola insieme nella nostra cucina. Iniziamo grattugiando finemente il cioccolato fondente, così si scioglierà facilmente nella crema ancora calda. Rivestiamo lo stampo con più strati di pellicola trasparente, lasciandola fuoriuscire abbondantemente dai bordi. Ci servirà più avanti per avvolgere completamente il dolce. Incidiamo longitudinalmente la bacca di vaniglia e scopriamo al suo interno questi minuscoli semi intensamente aromatici. Versiamo il latte intero in una casseruola. Raccogliamo i semi della vaniglia e aggiungiamo al latte sia i semi sia la bacca. Accendiamo il fuoco e cominciamo a scaldare dolcemente il latte. Preleviamo anche la scorza di un limone non trattato, soltanto la parte gialla, ricca di oli essenziali, evitando quella bianca, che potrebbe conferire una nota amara. Aggiungiamola al latte e mentre vaniglia e limone iniziano a sprigionare il loro profumo, possiamo cominciare a raccontare la curiosa storia della zuppa inglese. Una delle tradizioni più conosciute ci porta nella Ferrara del Cinquecento, alla raffinata corte rinascimentale degli Este. Secondo il racconto, un diplomatico di ritorno dall'Inghilterra avrebbe chiesto ai cuochi di corte di creare il trifle inglese. È una storia affascinante, ma non esistono documenti che permettono di considerarla una certezza storica. Intanto, il latte deve diventare ben caldo, senza bollire. In una ciotola capiente versiamo i tuorli. Aggiungiamo lo zucchero e iniziamo subito a lavorarli insieme. Con una frusta mescoliamo fino a ottenere un composto liscio, cremoso e leggermente più chiaro. Non dobbiamo montarlo, vogliamo semplicemente renderlo perfettamente omogeneo. Aggiungiamo l'amido di mais e un piccolo pizzico di sale. Continuiamo a lavorare fino a ottenere un composto perfettamente liscio e lucido. Se la storia della corte degli Este appartiene alla tradizione, nell'Ottocento troviamo testimonianze molto più concrete. Vincenzo Agnoletti, credenziere liquorista alla corte di Maria Luigia, duchessa di Parma, descrisse una preparazione chiamata proprio zuppa inglese. Nella sua versione i biscotti venivano bagnati con il rum. La ricetta continuò poi a evolversi, fino ad assumere le caratteristiche che oggi conosciamo. Rimuoviamo dal latte la scorza di limone e la bacca di vaniglia. Adesso aggiungiamo un primo mestolo di latte caldo, molto lentamente, continuando sempre a mescolare. In questo modo aumentiamo gradualmente la temperatura dei tuorli, senza sottoporli a un cambiamento improvviso. Aggiungiamo un secondo mestolo, ancora lentamente e sempre mescolando. La temperatura del composto si avvicina gradualmente a quella del latte caldo, riducendo il rischio che i tuorli cuociano improvvisamente. Procediamo con il terzo mestolo. A questo punto le temperature sono ormai molto vicine e possiamo continuare a incorporare il latte con maggiore tranquillità. Possiamo adesso aggiungere il latte un po' più velocemente, senza mai smettere di mescolare. Infine,
versiamo tutto il latte rimasto. Mescoliamo bene fino a rendere il composto completamente uniforme. E ora versiamo tutto nuovamente nella casseruola. Fuoco medio. Da questo momento non smettiamo mai di mescolare per permettere alla crema di addensarsi uniformemente. Ed eccola cambiare consistenza. La crema diventa progressivamente più densa, liscia e lucida. Quando raggiunge questa struttura, spegniamo il fuoco. Per questa zuppa inglese vogliamo una crema abbastanza sostenuta perché il dolce verrà sformato e dovrà mantenere bene la sua forma. Mentre la crema è ancora calda, ne separiamo una parte. Aggiungiamo il cioccolato fondente che abbiamo grattugiato all'inizio. Aspettiamo qualche istante, poi mescoliamo. Il calore della crema scioglierà il cioccolato fino a regalarci una crema scura, vellutata e lucida. Abbiamo così le due creme che caratterizzano il nostro dolce, la crema pasticcera e la crema pasticcera al cioccolato. Livelliamo delicatamente anche la crema pasticcera. Copriamo la crema al cioccolato con la pellicola trasparente, mettendola direttamente a contatto con la superficie. Facciamola aderire bene anche lungo i bordi. In questo modo impediamo all'aria di raggiungere la crema, evitando la formazione della pellicina durante il raffreddamento. Facciamo esattamente la stessa cosa con la crema pasticcera. Pellicola direttamente a contatto e sigilliamo bene tutta la superficie. Lasciamo entrambe le creme in frigorifero per almeno 2 ore, fino a quando saranno completamente fredde e rassodate. Prima di utilizzarle, lavoriamole delicatamente fino a renderle nuovamente lisce e cremose. Le nostre creme sono adesso fredde. Rimuoviamo delicatamente la pellicola. Trasferiamo una parte della crema pasticcera in una sac à poche. Ci aiuterà a creare uno strato uniforme. Distribuiamo la crema sul fondo dello stampo, raggiungendo bene anche gli angoli. Ricordiamoci che alla fine capovolgeremo il dolce. Quello che stiamo preparando sul fondo diventerà la sua superficie. Con il dorso di un cucchiaio livelliamo delicatamente la crema. Cerchiamo di ottenere uno strato uniforme, senza lasciare vuoti lungo i bordi. Ed eccoci all'ingrediente che rende immediatamente riconoscibile la zuppa inglese, l'alchermes. Prepariamo la bagna con 230 g di alchermes e 80 g di acqua. L'acqua attenua leggermente la concentrazione alcolica e ci permette di bagnare i savoiardi in maniera più equilibrata, mantenendo comunque ben riconoscibili il profumo e il caratteristico colore rosso dell'alchermes. Immergiamo ogni savoiardo per circa un secondo. Deve assorbire la bagna, ma senza perdere la propria struttura. Disponiamo quindi i savoiardi longitudinalmente, uno accanto all'altro. L'alchermes non dona soltanto aroma. Quel caratteristico rosso diventerà uno dei colori protagonisti della nostra zuppa inglese. Scopriamo ora la crema al cioccolato. Distribuiamola delicatamente sopra i savoiardi. Con il cucchiaio la accompagniamo verso tutti i bordi riempendo anche gli spazi laterali. Non abbiamo fretta. Uno strato regolare adesso ci regalerà una sezione più bella quando taglieremo il dolce.
Il rosso dell'Alkermes, il giallo della crema pasticcera e il colore intenso del cioccolato creeranno il contrasto caratteristico della nostra zuppa inglese. Prepariamo il secondo strato. Ancora una volta, un'immersione molto rapida nell'Alkermes, circa un secondo è sufficiente. Poi sistemiamo ordinatamente ogni savoiardo, mantenendo sempre la stessa direzione. Li disponiamo longitudinalmente perché quando taglieremo il dolce trasversalmente potremo vedere la sezione colorata dell'Alkermes alternarsi alle due creme. Sono piccoli dettagli, ma sono proprio questi dettagli a rendere bello un dolce preparato in casa. Torniamo alla crema pasticcera. La distribuiamo sopra il secondo strato di savoiardi e la accompagniamo delicatamente verso i bordi. Poi livelliamo. La zuppa inglese è un dolce costruito sull'alternanza. La morbidezza dei savoiardi, il profumo dell'Alkermes, la delicatezza della crema pasticcera e l'intensità del cioccolato. Ingredienti semplici che strato dopo strato diventano qualcosa di completamente diverso quando vengono riuniti. Completiamo con il terzo e ultimo strato di savoiardi. Li immergiamo rapidamente nella bagna e li disponiamo nello stesso modo. Questo è l'ultimo strato che vediamo adesso, ma quando capovolgeremo la zuppa inglese diventerà la base del dolce. Cerchiamo quindi di disporre i savoiardi in maniera regolare, senza lasciare grandi spazi fra uno e l'altro. Adesso possiamo utilizzare tutta la pellicola che avevamo lasciato fuoriuscire dallo stampo. Ripreghiamo lentamente ogni lato, fino a coprire completamente i savoiardi. Chiudiamo bene il dolce senza schiacciarlo. Ora la zuppa inglese ha bisogno soltanto di tempo. Durante il riposo i savoiardi continueranno ad assorbire aromi e umidità. Le creme si stabilizzeranno e tutti questi strati inizieranno davvero a diventare un unico dolce. E quando capovolgeremo lo stampo, quello che abbiamo costruito al contrario apparirà finalmente nel verso giusto. Lasciamo riposare la zuppa inglese in frigorifero per 12 ore. Questo permette alle creme di rassodarsi, ai savoiardi di assorbire uniformemente l'Alkermes e agli strati di stabilizzarsi. Così il dolce manterrà la forma e gli strati rimarranno ben definiti anche al taglio. Sono trascorse 12 ore. Apriamo delicatamente la pellicola e finalmente possiamo sformare la nostra zuppa inglese. Appoggiamo il piatto da portata direttamente sopra lo stampo. Teniamo saldamente insieme entrambi e con un movimento deciso capovolgiamo tutto. Adesso solleviamo lentamente lo stampo. Poi rimuoviamo uno dopo l'altra tutte le pellicole. Ed eccola la nostra zuppa inglese. Tutti gli strati che avevamo costruito al contrario sono finalmente nel verso giusto. Per la superficie ho scelto dei piccoli bastoncini di cioccolato. È semplicemente la decorazione che preferisco.
Mi piace il contrasto con il colore chiaro della crema e soprattutto mantiene l'aspetto semplice e goloso di un dolce preparato in casa. Se preferite, potete sostituirli con una leggera spolverata di cacao amaro. Non serve una decorazione elaborata, perché la vera sorpresa è ancora nascosta all'interno. E adesso arriva il momento che aspettavamo. Tagliamo la nostra zuppa inglese. La lama attraversa lentamente tutti gli strati e finalmente possiamo vedere l'interno. Il rosso dei savoiardi al kermes, il giallo della crema pasticcera e il colore intenso della crema al cioccolato. È proprio questa alternanza con l'aspetto autentico di un dolce preparato in casa a renderla così invitante. Tagliamo una fetta e la serviamo semplicemente su un piattino. Guardate la sua consistenza, gli strati sono perfettamente riconoscibili, ma ormai sono diventati parte di un unico dolce morbido e cremoso. E adesso possiamo finalmente assaggiarla. Il savoiardo è morbido e aromatico, la crema pasticcera delicata, il cioccolato più intenso e infine arriva il profumo inconfondibile dell'alkermes. È questo equilibrio a rendere la zuppa inglese così particolare. Se amate scoprire le ricette autentiche della cucina italiana e le storie che custodiscono, iscrivetevi a Home Kitchen Italy. Forse non sapremo mai con assoluta certezza dove sia nata, ma dopo secoli di storia, una cosa possiamo dirla senza esitazione. Nonostante il suo nome, la zuppa inglese è profondamente italiana.